Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui con un altro episodio della mia serie di guide Le 10 cose da sapere, oggi su Dune Awakening. E voglio fare un ringraziamento aggiuntivo alla Gilda che mi ha accolto a braccia aperte e che mi ha aiutato a preparare e presentare questa lista di consigli utili. Potete trovare il link in descrizione del Discord sul quale giochiamo, oltre a una serie di link utili che citerò durante il video. Dune Awakening è un MMO survival con elementi di roleplay game disponibile dal 5 giugno in accesso anticipato se preordinata la Deluxe Edition, altrimenti è in arrivo per tutti quanti gli altri il 10 giugno. L'ambientazione è quella dell'universo di Frank Herbert, tornato ad essere rinomato anche grazie alla serie magnifica cinematografica di Denis Villeneuve. Dune Awakening è un insieme di sottogeneri videoludici, è un titolo veramente profondo e che richiede tantissime ore di gioco per essere compreso. A ragion veduta io vi voglio proporre un insieme di consigli iniziali, limitando come sempre gli spoiler al minimo indispensabile per fornirvi tali consigli che, badate, soprattutto in un caso come questo, sono principalmente superficiali. Dopo 20 ore di gioco non si può avere un quadro completo. Cercherò di accompagnarvi spiegandovi e mostrandovi tutto quello che io in primis ho imparato in una modalità gamer to gamer che è propria alla mia filosofia di content creator su YouTube. Non voglio fare titoloni clickbait, fornirvi olio di serpente, formule magiche per livellare in fretta, guadagnare un sacco di soldi, il giro perfetto delle risorse. Di solito questi sono tentativi un po' sensazionalistici di fare delle guide e sono alieni al mio stile che ripudia il clickbait. Ad ogni modo, se queste 10 cose da sapere che vi voglio presentare dovessero essere utili e vorreste magari un prosieguo con consigli più avanzati o contenuti di Dune Awakening che riguardano un'esperienza più profonda, fatemelo sapere nei commenti. Con il tempo vedrò di informarmi giocando ed organizzare tali contenuti per presentarvi dunque delle guide più complete. Ad intro conclusa non resta che andare dritto al sodo. Il mio primo consiglio utile spassionato riguarda l'approccio. Dune Awakening è un gioco PvEVP. Che cosa significa? Potremo giocare serenamente senza avere un confronto ostile con altri giocatori, certo, ma buona parte dei suoi contenuti riguarda anche lo scontro diretto. Dune Awakening ha una particolarità bellissima. Si tratta di un viaggio il nostro su Arrakis. Potremmo compiere tale viaggio in tantissimi modi diversi e nessuno di essi sarà sbagliato. Volete vivere l'esperienza in maniera più softcore piuttosto che hardcore? Non preoccupatevi, a prescindere da come voi vogliate giocare Dune Awakening, ci sono gli strumenti per fare tutto quanto. La progressione è lineare e va a favorire le interazioni fra giocatori, che siano ostili o amichevoli. Volete rimanere da soli e prendervela con calma, gustandovi tutte le questline? Siete completamente liberi di farlo e non incorrerete in nessun malus. Piuttosto, magari il vostro viaggio sarà più lento, non per questo meno intenso. Volete fare il contrario e accelerare fino all'endgame, le fasi finali dei contenuti che sono tantissime, per poi rilassarvi e godervi tutto quanto? Potreste fare anche così. L'unica cosa che vi consiglio: non saltate qualsiasi elemento della storia pur di arrivare prima. C'è veramente tantissima roba interessante da leggere per comprendere meglio il mondo di gioco e le sue difficoltà. Quello che io vi consiglio assolutamente di fare è decidere prima come volete vivere Dune Awakening. La seconda cosa da sapere è come iniziare a giocare, la scelta di un mondo e di un sitch, un server, oltre che la creazione del proprio personaggio. Partiamo appunto dalla suddivisione dei mondi. Questi reami conterranno 20 server chiamati sitch. Ogni server avrà un massimo di 40 giocatori. Badate che le gilde hanno un massimo di 32 giocatori per gilda, che possono suddividersi in tutti i sitch di un mondo. Dalle H Basin, cioè
questi Siege PvE, noi potremo interagire con tutti gli altri Siege all'interno del mondo. Inoltre ci saranno 2 hub, Arrakin per gli Atreides e Arco Village per quanto riguarda gli Harkonnen, e il Deep Desert, il deserto profondo, che avrà una capienza di 300 giocatori in simultanea e sarà completamente PvP. Non potremo interagire con altri mondi, ma avremo a disposizione uno slot personaggio per ogni mondo. Come potete vedere, in Europa ce ne sono parecchi e alla data dell'Early Access comunque non tutti pieni e non tutti i Siege stessi erano stati colmati. Questo permette sia a chi gioca da solo sia a chi gioca in compagnia di organizzarsi e decidere dove iniziare la propria avventura. La creazione del personaggio sarà successiva a tale scelta. Oltre a personalizzare le caratteristiche fisiche o importare dalla build dove potevamo appunto prepararci i personaggi, potremmo inserire il nostro nome nella speranza che non sia già stato preso nel mondo di riferimento e poi iniziare le scelte veramente importanti. La scelta del pianeta natio indicherà principalmente alcune opzioni di dialogo e ci conferirà un'emote unica che non potremo, da che io sappia, ottenere in nessun altro modo. Dopodiché dovremo scegliere la nostra classe sociale, la nostra strata. Anche qui non è fondamentale, andrà ad inficiare questa scelta le opzioni di dialogo, quindi è puramente roleplayistico. La scelta veramente importante è quella del mentore, cioè la nostra classe, a cosa siamo stati addestrati. Potremmo scegliere fra maestro d'armi, accolito Bene Gesserit, mentat e soldato. Ora, per come funziona nel gioco, io consiglierei di non scegliere soldato, anche se si volesse ampliare completamente soltanto quella classe, perché avremo a disposizione praticamente subito un addestratore di questa classe specifica, mentre per tutte le altre bisognerà arrivare a regioni più avanzate. Colgo l'occasione per citare il tool del builder di Open World. Con questo sito potremo controllare, anche se in inglese, tutte le caratteristiche e gli skill point, le abilità attive e passive e le tecniche delle nostre classi. La differenza fra un'abilità e una tecnica è che la tecnica è una passiva che va equipaggiata, contrariamente a quelle nei tondini che invece basta selezionarle per avere il benefit, mentre l'abilità è un'attivabile, saranno 3 abilità e 3 tecniche a disposizione. Magari avrete notato la quinta classe, quella del planetologo, che si potrà sbloccare presso un mentore specifico nella prima area di gioco. Non preoccupatevi, non si perde nulla a non poter iniziare come planetologo, in quanto tale classe è pensata più che altro per darci un sacco di passive che andranno ad inficiare su tutte le attività PvE di farming, ottimizzazione di carburante, resa mineraria, eccetera eccetera. La terza cosa da sapere pare scontata, ma è importante parlarne a fondo. Sopravvivere su Arrakis significa conoscere tutte le necessità del nostro personaggio, tutto ciò che il pianeta offre, sia ostile sia amichevole, così da facilitare, se non proprio rendere fattibile, la nostra permanenza. Fondamentale su un pianeta desertico è l'idratazione e la barra dell'umidità corporea presente nell'UI in basso a sinistra la dovremo sempre tenere d'occhio, come dovremo anche tenere d'occhio il sole, cercando di seguire il motore di gioco e il sistema di illuminazione affinché noi si sfrutti l'ombra, se non la notte stessa. Questo perché il sole di Arrakis, pianeta desertico, non farà altro che peggiorare la nostra condizione nei confronti dell'umidità. Voglio sottolineare come il tutorial provi a darci un sacco di informazioni, ma non complete. Per esempio, le piante sbocceranno solo di notte e non potremo beneficiarne più di una sorsata alla volta, senza il falcetto necessario per raccogliere l'umidità. In compenso, sconfiggendo gli NPC potremmo raccogliere il loro sangue grazie a un estrattore e delle sacche. Avremo una nuova forma di sostentamento, per quanto il sangue andrà a metterci un debuff alla vita totale. Il sangue però lo potremo purificare presso un edificio all'interno del nostro primo campo base. Oltre all'umidità e l'acqua, che sono veramente l'oro tra le sabbie, è molto importante ricordarsi che su Dune non siamo altro che prede. Dovunque dovremo temere i vermi delle sabbie. Ed è molto importante ricordarsi che nonostante noi si possa morire
perdendo alcuni oggetti dell'inventario e buona parte dell'integrità del nostro equipaggiamento, se divorati da un verme non avremo possibilità di recuperare il nostro inventario, tutto sarà perduto. Dunque muoversi sulla sabbia è un atto rischioso e che deve essere calcolato in anticipo. Se dovete attraversare una vasta distesa di deserto, assicuratevi di avere una moto ed ancora più importante di aver prima deciso quale percorso fare, cercando di rispettare le distanze più ottimali fra un punto roccioso ed un altro, giacché i vermi delle sabbie non potranno attaccarci in aree più elevate o prive di completa sabbia profonda. Attenzione, è molto importante anche sondare tutte le aree della mappa per identificare le zone pericolose nelle sabbie, fra cui i martelli, che sono cerchi di colore rosso che possiamo notare subito e che inizieranno a vibrare quando ci finiremo sopra, e le sabbie mobili, che sono cerchi rigati. Le sabbie mobili sono estremamente pericolose e sono morto più di una volta perché inghiottito da esse, bloccato e poi divorato da un verme. Le tempeste di sabbia saranno un altro nostro nemico. Per evitare di prendere danno nel tempo e di perdere anche integrità dei nostri veicoli, l'unico modo per ripararsi dalle tempeste di sabbia all'inizio della partita è trovare una grotta o un'area coperta, aspettare che la tempesta passi e poi tornare a fare qualsiasi cosa noi si stesse facendo prima. Ci sono molti altri fattori ambientali che ci metteranno in pericolo, principalmente personaggi non giocanti, bande di saccheggiatori e nemici vari. Tra essi degni di nota sono i Sardaukar, l'esercito imperiale, che pattuglieranno soprattutto le prime regioni di gioco con i loro velivoli. Cercate di stare lontani dai fari, così che loro non vi possano bloccare sul posto e uccidere. Quelli che vi ho citato sono tutti elementi che aumenteranno con la progressione attraverso le aree di gioco. Non intendo farvi un elenco adesso, anche perché molti non li ho ancora affrontati. Come in ogni survival che si rispetti, il sistema di crafting è fondamentale. Se non lo si capisce, è difficile riuscire ad apprezzare al 100% Dune Awakening. Vi faccio una piccola premessa consigliandovi due strumenti fondamentali: Dune Awakening Database, che è un sito ricco di informazioni con tanto di mappa interattiva ed è tradotto in italiano con una lista di tutti gli oggetti, come craftarli, dove trovare determinati progetti, eccetera eccetera, con tanto di countdown integrato per la data di rilascio ufficiale e suppongo per tutti i contenuti che verranno in futuro, molto simile agli strumenti che vi avevo consigliato per Path of Exile. Inoltre la wiki community, che è aggiornata e tiene conto anche di un insieme di fattori un pochino più specifici mondo per mondo, sitch per sitch. Trovate i link qui sotto in descrizione. Inizieremo con soltanto il crafting più basilare disponibile nel nostro inventario. Tale meccanica rimarrà ovviamente disponibile per tutta la partita, ma se vorremmo avanzare già dai primi livelli dovremo costruire una piccola base e dotarla di stazioni di crafting. Rinviamo un attimo il discorso sulla base, la sua gestione e la gestione delle risorse per parlare nello specifico di come si ottengono le ricette. Io consiglio di iniziare la partita con l'albero della tecnologia sbloccato, non dipendente al 100% dalla quest principale, anche se moltissimi oggetti saranno disponibili soltanto dopo aver completato alcune parti della storia o aver raggiunto determinati livelli, perché per sbloccare i tier in cui sono divise tutte le ricette per livello dovremo prima di tutto aver consumato X punti conoscenza e informazione. I punti informazione li potremo ottenere salendo di livello o trovandoli in giro per la mappa, nello specifico all'interno di accampamenti che sono contraddistinti dalla didascalia delle informazioni tra i possibili loot in loco. Durante i nostri viaggi attraverso le dune potremo trovare diversi progetti di mandati imperiali. Tali ricette saranno monouso e potremo impararle soltanto all'interno della sicurezza della nostra base o di un avamposto, insomma in una zona sicura. Questi progetti infatti hanno un valore veramente unico. Non solo rappresentano delle alternative anticipate rispetto alla progressione delle ricette dell'albero delle tecnologie, ma molto spesso hanno degli attributi particolari, non per forza superiori alle controparti nel ricettario, ma comunque degne di nota.
Collegandomi all'anticipazione dei tempi, ecco il quinto mio consiglio. Assolutamente prestare attenzione a tutti i tipi di missioni presenti in gioco, da quelle principali a quelle secondarie fino ai contratti che potremmo accettare alla bacheca di ogni trading post, di ogni stazione commerciale. La priorità sicuramente ce l'avranno le trials, le prove per seguire la storia dei Fremen. Non voglio fare spoiler, però vi assicuro che durante la progressione sarà fondamentale accedere prima di tutto a queste prove e ottenere così facendo degli oggetti importantissimi che pure con l'albero della tecnologia, come vi avevo già detto, sbloccato, saranno vincolati a questo tipo di progressione. Durante la progressione sarà fondamentale accedere prima di tutto a queste prove. Per quanto riguarda le quest secondarie, specialmente i contratti, assolutamente appena disponibili andiamo ad accettarli, perché nelle nostre esplorazioni, cercando di fare altre attività, potremmo per sbaglio finire con il completarle, e questo ci garantirà a volte degli oggetti unici, a volte dei progetti imperiali unici e nella maggior parte dei casi esperienza e solari, la nostra valuta. Prima di partire per una missione però prepariamoci con il prossimo consiglio. Infatti la sesta cosa da sapere è che l'inventario su Dune Awakening sarà molto limitato. Avremo 35 slot oggetti per un massimo di 175 di peso complessivo e non avremo modo, per ora, di aumentare tali valori, contrariamente ad altri survival. Dunque dovremmo stare molto attenti alla gestione del peso, oltre che all'integrità dei nostri oggetti. Come avevo specificato prima, ogni volta che moriremo non da un verme, tutto il nostro equipaggiamento perderà integrità, ma non è l'unico modo in cui perderemo integrità. Molto spesso l'utilizzo, ricevendo o facendo danno o semplicemente usando uno scanner, per esempio, consumerà l'integrità di tale oggetto. Ma non preoccupatevi, ci sono strumenti abbastanza semplici per sopperire un pochino a queste problematiche. Attenzione però non in maniera definitiva. Nella nostra base, infatti, fra le varie bench, le varie tavole di crafting, potremmo sbloccare sia il riparatore un pochino più avanti, che ci servirà appunto per ripristinare una parte non totale dell'integrità, sia il riciclatore, che può essere molto utile per liberare gli slot da oggetti che non vogliamo più, recuperando delle parti interessanti da riutilizzare nel crafting successivo. Attenzione, non ci verrà riconsegnato indietro il 100% delle risorse investite in quell'oggetto. Affrontiamo dunque la questione della base, dove farla, come farla e cosa metterci dentro. A parte il faro per reclamare il subfeudo iniziale, tutti quelli successivi richiederanno il pagamento di una tassa, però non preoccupatevi subito di ciò, concentriamoci sul dove mettere una base e cosa è necessario per farla funzionare. Io credo che sia in solo play sia in gilda sia molto importante decidere di avanzare piano piano, regione dopo regione. Vi consiglio soltanto di non affezionarvi alla prima base nella regione 1, perché la stessa missione principale ci richiederà di abbandonarla e in generale dovremo tornare in questa regione sporadicamente per alcune missioni. Non è importante avere una base operativa qui. Nella seconda regione la questione cambierà, perché essa sarà ricca di ferro e il ferro è alla base di tutto il crafting più avanzato. Senza di esso non potremo fare acciaio, non potremo fare alluminio, eccetera eccetera. All'interno di una base dovremo mettere dei generatori di energia. Ogni macchinario andrà a consumare l'energia e quando avremo finito il carburante all'interno di questi generatori, lo scudo di protezione della base verrà meno, rendendola vulnerabile e deperibile. Non preoccupatevi comunque, il carburante necessario per il mantenimento della base si esaurisce molto lentamente. L'unica difficoltà è aumentare la capienza totale dell'energia presente in base. Le stazioni di crafting fondamentali sono assolutamente il purificatore d'acqua, il fabbricatore, la raffineria di minerali e la raffineria chimica. Tramite queste stazioni potremmo crearci la nostra prima moto e proprio sui veicoli voglio mettere l'accento, perché a seconda di come costruiremo la nostra base dovremo sempre tenere in conto un hangar per i nostri veicoli.
o in alternativa, nella gestione dell'equipaggiamento, utilizzare una pistola che sbloccheremo con la prima moto, che io chiamo amichevolmente la Pokéball. Ci permette infatti di mettere da parte dei veicoli e ridisporli come e quando ci pare. Molto utile, sapete perché? Sia quando vorremmo sloggare, sia quando avremo da camminare ed arrampicarci, se avremo con noi all'interno di questo oggetto il nostro veicolo, esso non prenderà danno. Quindi l'hangar è importante, sì, soprattutto per quei veicoli che hanno un inventario e che quindi non potremo conservare nella Pokéball. Fintanto che l'inventario del veicolo sarà pieno, infatti, questo oggetto non avrà utilizzo. Però non dimenticatevi di questo oggetto perché è molto utile in ogni situazione. Il settimo argomento rilevante è sicuramente quello dell'equipaggiamento, strettamente legato all'inventario e alla base, perché soltanto con una buona gestione delle nostre risorse e la conoscenza necessaria per dispiegare nella nostra base tutte le stazioni di crafting, potremo concentrare la nostra attenzione su come migliorare gli oggetti equipaggiati. Un paio di oggetti utili da avere il prima possibile sono sicuramente le borracce Litterjon, che potranno contenere l'acqua sia purificata sia raccolta. Raccolta come? Con i falcetti e le falci, altri oggetti fondamentali per la sopravvivenza e che sbloccheremo piano piano. Inoltre le armi saranno divise fra corpo a corpo e a distanza, e le armature fra quelle distillanti e quelle protettive. Anche qui sono tutte scelte personali, non vi voglio dare consigli nello specifico, esplorate il gioco e scoprite un po' di più. Ma di sicuro 3 elementi fondamentali per ogni giocatore sono l'accumulatore, che servirà per mantenere attivi tutti i nostri strumenti equipaggiati, lo scudo, che sbloccheremo un pochino più avanti e cambierà completamente il nostro rapporto con il combattimento, ed il sospensore, che ci permetterà di attutire le cadute. Essendo la verticalità molto importante su Dune Awakening, lo ritengo uno strumento fondamentale per sopravvivere. A tal proposito, durante l'esplorazione dovremo utilizzare un lanciatore di sonde con relativa sonda e aspettare in loco affinché la sonda completi il rilevamento. Più in alto saremo, meglio sarà. Il nostro equipaggiamento dovrà essere adatto a tutte le situazioni. E soprattutto per arrivare ai tier successivi, che voi scegliate la classe del planetologo o meno, che va a dare dei bonus importanti, rimarrà fondamentale mantenere il più alto possibile l'efficienza mineraria con il nostro taglierino laser. Ogni tier, dal ferro all'acciaio, all'alluminio, al duralluminio, fino all'ultimo tier definitivo che non ho ancora sbloccato, richiederanno delle lame laser di livello sempre più alto affinché noi si possa andare a recuperare i materiali utili nel crafting per ottenere l'equipaggiamento del tier successivo. Un po' macchinoso ma molto lineare. Sarà proprio la linearità di avanzamento e progressione il fulcro dell'8º consiglio riguardo i livelli e l'avanzamento in gioco. È fondamentale seguire la quest principale, ma non solo. Ogni attività ci darà un sacco di esperienza e i livelli totali sono 200, anche se buona parte di ciò che ci serve sarà ottenibile nei primi 100 livelli. I successivi 100, da quello che sto capendo, riguardano più che altro il completismo ed il PvP nell'endgame. Tali livelli ci permetteranno di recuperare tutte le skill di tutte le classi, perché, attenzione, non saremo appunto loccati ad una sola classe. Sicuramente Dune Awakening è un gioco molto grindoso da macinare, che si sia in solo play o in gruppo. Sicuro un'organizzazione per la progressione favorisce tantissimo l'avanzamento sia nel farm di materiali sia nel farm stesso dei dungeon. Infatti la nona cosa da sapere è che all'interno della mappa di gioco saranno presenti tantissimi campi, laboratori, avamposti, fortezze, dungeon, sempre più difficili a seconda del livello dell'area dei nemici al loro interno. Come funzionano? Generalmente hanno una didascalia nella mappa, come già vi avevo anticipato, a rappresentare la presenza di determinate risorse o delle informazioni, che come avrete capito ormai sono fondamentali per la progressione. Vedete, sono tutti consigli concatenati per un motivo semplice, è un gioco molto organico. Infatti all'interno dei dungeon troveremo non solo anche le risoluzioni di molti contratti,
che potremo ottenere agli avamposti commerciali, ma anche tantissimi progetti imperiali, oggetti unici e tantissima lore sull'universo di Frank Herbert. C'è una grande varietà di dungeon e le attività non fanno che aumentare più avanzeremo di regione in regione. Ecco dunque la 10ª e ultima cosa da sapere, che sembrerebbe anche scontata: la valuta e la spezia. Infatti quest'ultima dovrà sempre scorrere. Ma attenzione, prima di pensare all'andare a recuperare la spezia dalle esplosioni che avverranno anche nelle prime regioni di gioco e che saranno però di entità estremamente maggiore nel deserto profondo, è giusto concentrarci un attimo sulla valuta e come utilizzarla non soltanto negli avamposti commerciali di Agga Basin, ma anche al villaggio di Arco e Arrakin. Io vi mostro un pochino Arrakin, l'hub degli Atreides, che è un server apposito, condiviso in tutto il mondo di gioco, come vi ho mostrato all'inizio di questa guida, e qui troveremo un sacco di venditori, di oggetti, progetti, potremo pagare le tasse e soprattutto potremo depositare i nostri solari, la nostra valuta, all'interno della banca del CHOM. Molto importante depositare i nostri solari sia all'interno della nostra base sia in banca, perché potremo correre il rischio di perderli nelle aree PvP, non soltanto nel deserto profondo, ma anche nei relitti all'interno di Agga Basin che avranno il PvP attivato. La spezia potrà essere venduta qui ad una cifra importante per singola unità, come potete vedere. La spezia però ha dei poteri non soltanto economici. Potremo infatti durante la storia principale sbloccare una serie di abilità potenziate dalla spezia. Attenzione, la spezia darà sia assuefazione sia dipendenza. Dunque, quando utilizzeremo il melange, il distillato di spezia, tale barra aumenterà. Certo, ma alla lunga il suo utilizzo potrebbe condurci addirittura alla morte. Piano piano, con le relative stazioni di crafting, potremo utilizzarla per infondere sia gli alimenti sia le risorse, che molto spesso saranno necessarie, tali risorse infuse, per la maggior parte dei progetti. Così termina la mia lista delle 10 cose da sapere quando si inizia a giocare Dune Awakening. Spero che l'abbiate trovata utile, nonostante si tratti di una raffazzonata lista di consigli dopo una ventina di ore di gioco che io non ritengo minimamente sufficienti. Fatemi sapere magari se vorreste vedere dei contenuti più avanzati nel formato di guide o di grandi riassunti di esperienza di gioco condivisa. Inoltre dal 10 giugno potrete utilizzare il mio link di Instant Gaming per comprare una chiave scontata. Aiutereste tantissimo il mio canale. Intanto, grazie ancora una volta per aver cliccato sul teschietto del tiranno. Un like, un commento, la condivisione del video e l'iscrizione al canale aiuterebbero anch'essi, se non volete spendere dei soldi su Instant Gaming, a supportare il mio lavoro e permettermi di continuare a creare guide per voi. Tiranno matto out, da Dune Awakening anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.